¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista en el canal. Hoy vamos a entrevistar a un gran exponente del Italo Disco, del Italo House o Eurodance, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a estar hablando con Checco Bontempi, un gran productor, compositor y DJ italiano que nos dejó grandes recuerdos musicales como Lee Marrow, Corona, The Rim of the Night y mucho más, y vamos a estar hablando con él. Así que quédate ahí porque este video va a estar súper genial. Antes de continuar, te recuerdo que tengo Facebook, Instagram y Spotify con el mismo nombre del canal, Retro Talking Mix. Ahí me pueden seguir. Siempre estoy subiendo novedades, curiosidades y todo referido también al canal de YouTube. También te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón que está abajo de este video y activar la campanita de notificaciones, así no te perdés nada de lo que vaya a ir subiendo a futuro en el canal. Ahora bien, vamos con la entrevista a Checco Bontempi. En una primera instancia, Checco Bontempi nos va a estar contando sobre cómo surge el proyecto Lee Marrow y, a opinión personal, su canción favorita del progetto, así che escuchemos. Il progetto di Lee Marrow e il nome Lee Marrow sono nati praticamente così, nomi di fantasia. Il progetto è partito nel 1984 con una produzione che stavo facendo una cover di un disco inglese e chiaramente all'inizio era un po' duro per tutti. Non è stato preso in considerazione e da quel 24 piste dal progetto di quella cover che volevo fare, che si chiamava Dance, del gruppo Night Force, è nato Shanghai. Il nome Lee Marrow è nato sfogliando i vocabolari, sfogliando dei libri, sfogliando dei nomi, dei libri dove c'erano i nomi di inglesi, e doveva nascere Lee Barrow. Il vecchio Severo Lombardoni, quando gli abbiamo portato il prodotto Shanghai, ha detto no, non mi piace Lee Barrow, mi piace Lee Marrow. E quindi il tutto è nato così, casualmente, come spesso le cose nascono non a tavolino, cioè facendolo in maniera molto spontanea. E quindi da lì, nel 1984, è nato Shanghai di Lee Marrow. La canzone preferita di Lee Marrow, non c'è una canzone preferita, c'è sempre quella che magari pensavi che facesse in un modo, invece è andata in un altro. Però ci sono, per esempio, una mia produzione, Don Shilly, Dance to the Music, che veniva stampata in Germania dalla Ariola Record, che è una di quelle che mi è rimasta un po' più impressa, anche perché l'abbiamo vissuta in maniera particolare. Mi sono rivolto a Tony Carrasco per cercare una persona che avesse un timbro di voce come volevo io, e lui gentilmente si è offerto. Era uno strip rapper, una persona che adesso è passata a miglior vita, e mi è rimasta un po' più particolarmente nell'anima. Però ci sono altri dischi come Don't Stop the Music, come Pain, Moving, in versione normale e remix fatte sulla Champion Records in Inghilterra, che hanno avuto una collocazione dentro di me non indifferente. Como te venía diciendo al principio, Checco Bontempi es uno de los creadores de un himno de la música de los 90s, como The Rim of the Night, del proyecto Corona. Nos va a estar contando cómo surgió la idea de este gran éxito de este proyecto, así que presten atención. Il progetto di Corona è nato così, stavo andando in studio per fare una cover di un disco inglese, e quando sono arrivato al ritornello ho detto: perché dobbiamo sempre far guadagnare gli inglesi, non possiamo guadagnare noi italiani? E questa illuminazione, This is the Rhythm of the Night, è arrivata proprio come la manna dal cielo, e al momento non ci davo tanto peso. Dicevo che ho fatto un disco un po' particolare, che il disco che ho fatto non era nel mio stile, dicevo, ma... E poi quando in studio uscivano, entravano, passavano delle persone, sentivano, e l'opinione di tutti era: ma che bel disco,
bello, molto bello. Beh, uno dice, ma ti dicono anche carino, che è bello perché ci sei tu, magari se non ci sei dicono insomma. E poi si è ultimato, è andato nelle mani giuste alla DVA, è partito da una grande radio italiana che io devo ringraziare, anche se inizialmente lo speaker del DJ Time, cioè Albertino, a detta del nostro discografico sembrava un po' titubante, però è stato lui il primo e bisogna ringraziarlo, io in primis, perché ha fatto un bel lavoro, e quindi qui è nato Rhythm of the Night. Non c'è altro da dire. Come potete vedere anche altri artisti latini si avvalgono della nostra voce, dei nostri sample, per poter usufruire dei grandi successi, come potete vedere il ritmo, grande colonna sonora del film Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence, e ogni anno, ogni 2 anni la cosa si rinnova, una volta con i Bastille, una volta con altri DJ, una volta con i Black Eyed Peas e J Balvin. Abbiamo creato, diciamo, una cosa che rimane nel tempo, un evergreen degli anni 90. Tener un gran exponente de la música de los 80s y los 90s es una gran oportunidad, y por eso le pedimos una opinión sobre la música de hoy comparada con la música de esos periodos. Presten atención. La mia opinione è l'opinione da musicista, da produttore, perché se uno rimane, diciamo, mentalmente ai ricordi degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90, poi si trova un po' in difficoltà a riuscire a entrare nel binario della musica contemporanea di ultima generazione. Io ho un'opinione buonissima, perché ci sono delle persone, dei cantanti, Justin Bieber, delle femmine, delle voci femminili tipo Dua Lipa, che sono una cosa incredibile. Poi ogni disco che fanno suona in maniera diversa, è completamente diversa. Io che sono nell'ambiente e che sono nella musica apprezzo molto la musica di oggi, anche se non la vedo che dura nel tempo come possono essere, scusate, i dischi degli anni 70, 80 e 90. Sì, ci sono stati dei tormentoni sia negli anni 70, 80 e 90, che quelli ci sono tuttora, gli evergreen. Però, anche se mi piace, la musica di ora la vedo un po' restia a durare nel tempo, nel senso che sì, ci può essere un boom adesso, ma tra 2 anni, 1 anno, sfido chiunque a ricordarsi di una grande hit dello scorso anno, che qualcuno ricorda, di 2 anni fa. Anche se qualitativamente è superiore, non vedo che possa durare tanto nel tempo, a meno che uno non l'ascolti, come potrebbe uno fare il nome di una grande hit degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90. A me piace tutta la musica, è tutta, non riesco a trovare una differenza, però chi rimane, che attualmente è ancora negli studi e nelle discoteche, deve essere con l'orecchio ben teso alle situazioni musicali che ci sono oggi. E oggi io trovo che ci sia della musica veramente fantastica, come c'è stata negli anni passati. También opinión personal, le preguntamos a Keiko si tuviese la posibilidad de volver al pasado, si cambiaría algo o no, y esta fue su respuesta. Cosa cambierei? Cambierei soltanto l'inesperienza dell'inizio della mia carriera, l'ingenuità di avere la voglia di uscire con un disco e accettare qualsiasi condizioni. Dalla paura di perdere il discografico, uno usciamo, va bene così, usciamo tranquillamente, quello che succede non mi interessa, però bisognerebbe stare attenti, perché grazie a questa inesperienza abbiamo fatto il bene di altre persone e il nostro male.
Il mio è stato come quello di tanti, perché non sono l'unico che ha voluto, ha avuto questa inesperienza, queste fregature. Noi italiani diciamo fregature, però se lo traducete in inglese si chiama sempre fregature. Siamo stati incauti in questo, però cambierei soltanto l'inesperienza che c'è stata nell'inizio della mia carriera, questa voglia di uscire con un disco e accettare qualsiasi condizioni, quando chi era dalla parte opposta, dall'altra parte, sapeva già di fare qualcosa di poco chiaro, di poco bello. Comunque cambiare soltanto l'inizio, che poi è tutto. Por último, Keiko Bontempi nos dejó un lindo mensaje para todos los fans. Presten atención. Il mio messaggio è quello di avere una voglia infinita di andare in America Latina, perché ho talmente tante persone che mi scrivono, Brasile, Perù, Cile, che vorrebbero che io andassi a fare delle serate nella loro zona. È un piccolissimo problema che io vorrei risolvere, la mia paura di volare. Siete tantissimi, siete specialmente in Brasile, siete tantissimi che mi convincete a fare questa cosa e io sono veramente felice e non vedo l'ora di conoscervi tutti quanti e di avervi vicino in una splendida serata. Spero che questo succeda al più presto e lo vorrei anche tanto. Un carissimo saluto a tutti voi amici dell'America Latina, a tutti quelli che stanno guardando me in questo momento e spero di vedervi al più presto. Saluti. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista a Keiko Bontempi. Quiero agradecerle a él por su tiempo brindado para poder realizar este video para todos los fans de esta hermosa música de los 80s y 90s. Los invito a ustedes, amigos, amantes de la música de los 70s, 80s, 90s y 2000, a seguir a Radio Lucrecia, este proyecto de mi amigo Keiko Bontempi. Pueden buscar en el Play Store de su celular Radio Lucrecia para descargarse la aplicación y ahí tener música a las 24 horas de estos periodos de oro que tantos nos gustan. También pueden ubicar a Radio Lucrecia en www.radiolucrecia.com desde Google o cualquier navegador de internet. Inclusive lo van a encontrar en Facebook también como Radio Lucrecia. Así que los invito a que se sumen a esta gran comunidad de fanáticos de la gran música de los 80s, 90s y demás. Déjame en comentarios qué te pareció esta entrevista, qué canciones te gustan de Keiko Bontempi, ya sea de Lee Marrow, Corona y demás, y cualquier opinión que quieras dejarme sobre este video. Un abrazo grande a todos los fans de la música retro y nos vemos en un próximo video. Chau.